Nick Anderson è stato il primo giocatore in assoluto scelto dagli Orlando Magic appena nati nel 1989. All'inizio era il punto di riferimento in attacco, per poi diventare la terza scelta di gioco dopo l'arrivo di Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. Ma per la sua difesa e la media comunque alta è sempre stato un punto di riferimento del quintetto di Orlando. Ma nel 95, con l'esperienza di Horace Grant, la squadra fa il definitivo salto di qualità. Dopo una stagione da 57 vittorie, i Magic si trovano in semifinali Bulls di un Michael Jordan tornato in NBA da pochi mesi, dopo la parentesi nel baseball, e con il numero 45 sulla schiena. Sarà proprio Nick Anderson che, dopo la vittoria agevole in gara 1 di Orlando, commenterà dicendo che il Jordan con il 23 era più forte del Jordan con il 45. Gara 2, Is Airness si presenta come Clark Kent uscito dalla cabina del telefono, ma al posto del mantello con la S ha il numero 23 e mette 38 punti vincendo la partita. Nick doveva intuire che quell'uscita infelice che ha fatto scattare MJ poteva essere un presagio negativo, ma la vittoria della serie per 4-2 della sua squadra e le buone prestazioni non gli fecero dar peso alla cosa. In finale ci sono i detentori del titolo, gli Houston Rockets di Hakeem Olajuwon. Orlando è giovane e sprezzante e nel primo tempo arriva addirittura più 20, ma nel secondo le triple di Kenny Smith riportano la partita in equilibrio. Ed eccoci arrivati al momento che William Shakespeare non avrebbe potuto inscenare meglio in una delle sue tragedie. A una cinquantina di secondi dalla fine, Orlando è sopra di 3 punti e riesce a catturare incredibilmente 2 rimbalzi in attacco. Houston ferma il cronometro a 9 secondi dal termine. Basta solo un punto per mettere la parola fine al match e indirizzare Orlando verso la conquista del titolo. Nick Anderson va in lunetta. La pressione è tanta ovviamente e lui la sente tutta. Li sbaglia entrambi. Non è il primo e non sarà l'ultimo a cui capiterà una cosa del genere, ma la sceneggiatura non ha ancora raggiunto il suo apice. Dopo il secondo errore riesce a prendere il rimbalzo e ha la possibilità di rifarsi immediatamente. Ne basta uno solo. Team anyway, they were going to do it by committee, and another miss by Nick Anderson. Well, the 3 to make 4 rule, that's in effect, I believe, yes. And he misses 4 straight. 4 tiri liberi sbagliati consecutivamente. Questo non era mai successo. La situazione è particolare, ma Orlando è ancora sopra di 3 a 7 secondi. Bisogna difendere forte. Ma Kenny Smith è on fire e mette la tripla del pareggio. Overtime. La botta finale la darà Olajuwon con il tap-in allo scadere che regalerà la vittoria a Houston. Orlando non si riprenderà più e perderà le successive 3 gare di finale. Ma quello che non si riprenderà mai più sarà Nick, che suo malgrado diventerà Brick Anderson. Anderson il mattone. Un ottimo giocatore che da quel momento vedrà la sua carriera in una discesa costante, con le medie gara abbassate drasticamente, soprattutto quella dei tiri liberi. Oggi vi consiglio una lettura che è stata una delle mie fonti per questo video. NBA Final Story dal 1990 al 1999, con aneddoti molto interessanti. E chiudo riprendendo una riflessione di un articolo che ho letto sempre per documentarmi su nbapassion.com. Se almeno uno di quei 4 tiri liberi fosse entrato, sarebbe potuta cambiare non solo la storia di quelle finali, ma anche quella della NBA come la conosciamo. Se avesse vinto Orlando, forse Shaq non sarebbe andato ai Lakers e la dinastia con Kobe Bryant non sarebbe mai esistita. Forse oggi sarebbe tutto diverso, ma questa è la storia e non siamo qui ad ipotizzare, ma solo a raccontarla.